benvenuti nuovamente nel mio canale. Oggi vi mostrerò come fare e realizzare uno scollo perfetto. Come vedete ho messo nella stoffa il mio cartamodello, la parte davanti e la parte dietro nella ripiegatura della stoffa. Disegnato con il gessetto tutto intorno ad una distanza di 1 centimetro, tutto ai lati e poi 2 centimetri nell'orlo. Ho tagliato, ho fatto coincidere la parte davanti con il dietro, dritto contro dritto, e metto gli spilli a livello delle spalle, in questo modo, e poi li passo in taglie e cuci. Ed ecco il lavoro finito. Ho passato tutto in taglie e cuci, sia la spalla destra che la spalla sinistra. Ora voglio creare il mio scollo con questa stoffa che mi è rimasta dall'altra maglietta che abbiamo realizzato insieme. Prendo le misure di tutta la circonferenza dello scollo, sia dal davanti che del dietro. Una volta che mi sono presa le misure, le segno in un foglio. Nel mio caso sono 54 cm. Quindi cosa faccio? Faccio un'operazione, la lunghezza dello scollo per 0,85. Questa è un'operazione che dovete fare per fare in modo che il rettangolo sia perfettamente ed esattamente corrispondente alla circonferenza del vostro scollo. Per questa operazione uso il cutter, che è questa rotellina, dovete stare molto attenti perché è molto tagliente, e mi avvalgo di un righello per andare dritta. Quindi utilizzo la lunghezza che ho ottenuto facendo quella operazione per 5 cm di altezza. Gesso da sarto, mi segno tutti i 5 cm. Ricordate che la parte stretch deve stare a livello della lunghezza. Chiudete il cutter, state molto attenti perché potrebbe essere pericoloso, e rimettetelo a posto. Ed ecco la mia striscia bella e pronta. Unisco le due parti dritto contro dritto e metto gli spilli. E li passo in taglie e cuci. Rigiro e segno il davanti con il dietro con uno spillo, in questo modo.
Dovete far coincidere la parte davanti con la parte di dietro e segnarvi i lembi destro e sinistro, segnando sempre con degli spilli per tenere, diciamo, segnarci, diciamo, la distanza, quindi sia da una parte che dall'altra. Quindi attacco il mio spillo per prendere le distanze, così so perfettamente tutte le varie parti, quindi il davanti e il dietro, a destra e a sinistra, in questo modo, come potete vedere. Torno alla mia maglietta e devo ovviamente applicare, sia nel davanti che nel dietro, il mio bordo. Prendo gli spilli, segno il davanti della maglietta e il dietro della maglietta. Il davanti, come vedete, e lo devo applicare in questo preciso modo. Quindi faccio coincidere la parte davanti con il davanti della maglietta e la parte di dietro con la parte di dietro, così. E ho applicato anche la parte destra e sinistra. Ecco qui, controlliamo se sono combacianti. E poi passo in taglio e cuci e attacco il mio collo alla mia maglietta. Nel momento in cui lo passate a taglio e cuci, dovete un pochettino tirare lo scollo. Perché si fa così? Perché possa essere esattamente combaciante con lo scollo della maglietta. Quindi togliete gli spilli piano piano e passate a macchina. Poi arrivate alla fine e tagliate l'eccesso con le forbici. Ora dovete stirare lo scollo. Fatelo bene in modo tale da appiattire tutti i margini nella maniera più perfetta. Non importa il tempo che ci impiegherete a farlo, la cosa importante è che il risultato vi piacerà. Prendete la macchina da cucire, ci scegliete questo punto che è il punto elastico e in questo caso dovete fare con la macchina da cucire tutta la circonferenza ed ecco terminato il nostro scollo. Direi che è uscito perfetto. Grazie per la visione e buon cucito. Ciao!